Buongiorno vlog. Buongiorno vlog, oggi siamo a Altenmarkt in Austria e siamo tornati a casa, siamo qua alla sede di Atomic perché stiamo per fare delle cose molto top secret, ma ve le spoileriamo tutte. E oggi andremo all'Atomic Pro Center, dove praticamente costruiremo uno scarpone completamente customizzato da usare questa stagione. Come vi suona come idea? Ci sta? Morning. Hey, how's it going? Good to meet you. I'm Matt. Questo è Matthew Menser, il product manager degli scarponi Atomic. Si può dire che è la mente dietro tutti gli scarponi che escono da lì. È tipo un super nerd degli scarponi da sci, infatti ci ha accolti nel suo ufficio dicendo This is Boot World. e lo era davvero. Mai visti così tanti scarponi in un posto unico, che fossero smontati, montati, prototipi, test, eccetera eccetera. Ma non è questo il punto. Il punto è che Matt sa tutto sugli scarponi, da come vengono sviluppati a come vengono venduti. Product management, stuff that I do, happens here. All of our design will take place here. And then things are made in Romania. Yeah. They start actually in Italy. Oh yeah? It's a Montebelluna, Asolo area. Yeah. Is where like a lot of the shoe industry has a lot of their setup. Like all mold work. So like when we make a new boot, all of our molds are made in Italy. So first prototyping all comes out of Italy. Anything that is, unfinished, like this was made in Italy. So this is the very beginning of Yeah, this would be like the very beginning. So there's no surface treatment yet. Yeah. It's pretty raw. Nothing's drilled or mounted or anything. So it takes about 24 months to bring, like, hey, this is the final boot that retailers can sell. It takes about 2 years, a little less than 2 years, from drunken idea on a bar napkin to when the boot is ready. yeah. So what makes a boot stiffer or softer? Is it like the plastic or the thickness of the plastic? Both. Okay. Once the mold is made, you can't change the thickness. Okay. So it's always this thick. Okay. So, So to get whether from it's a 90 85 or to a 130, they're all it's all material hardness. Okay. So everything has to get tested to make sure it doesn't just explode. Look at these, huh? Niente, ha detto che ci fanno spaccare le cose adesso. Congelano gli scarponi a -20 e poi li mettono su tipo questo super martello per picchiarli e vedere quanto durano. This one's lighter. Big tension coming in. And so what we would do is then just whack the shit out of it. And so we'll hit it from the side, hit it directly from the toe, hit it from the top of the leg, mimicking any kind of fall you would undergo. So we do this kind of testing. So this is like single impact. Yeah. But also all the boots we have in a different part of the building. We have like a big walk-in freezer. Okay. With a robot running and actually flexing the boots 150,000 times. So they flex the boot 150,000 times while frozen, and that simulates general life of the boot kind of thing. I mean, since Atomic's been building boots since the 80s, early 80s, under the Koflock name, some of those guys are actually still working for us. Like the director of R&D, he started at Koflock when he was 17. This is our custom-made robot to measure the flex of a boot. Okay. The robot will pull the boot forward, and they're measuring with every degree of the way how much Newton meter force it takes to flex the boot. But what we can do here is control hour 130, hour 120, hour 110, hour 100. So when you line up all the Hawks boots in the same family, it's a really consistent thing that we do. Yeah. So it's kind of like buying a car. More horsepower is better, right? More flex has to be better. So if I can get more flex for less money, I'm winning. That's what a lot of people think. So brands use that against them. E qui si entra in un discorso molto figo. Che cos'è il flex dello scarpone? Per farla in parole povere, il flex è quanto lo scarpone si piega sotto la forza che gli applichiamo. A che cosa serve? Serve a trasmettere e a ricevere informazioni per far sì che lo sci venga piegato, quindi la sciancratura dello sci venga utilizzata al suo potenziale massimo
per effettuare la curva, quindi più flex non vuol dire più figo. La cosa figa è avere uno scarpone che è perfetto per il proprio tipo di sciata, che sia morbido o che sia duro. Comunque è molto interessante vedere queste cose, vedere il retroscena dello sviluppo per esempio di un paio di scarponi, ed è veramente assurdo, cioè da quando parte il processo di progettazione, quindi da quando partono con i disegni a quando poi effettivamente il primo prototipo di scarpone è pronto, si parla di un periodo che arriva fino a 2 anni, quindi è abbastanza assurdo. Comunque adesso continuiamo il giro. Allora, innanzitutto andiamo a pranzo, dopo facciamo invece facciamo il boot fitting, dove mischieremo tutti questi scarponi diversi per provare a tirare fuori lo scarpone perfetto per la stagione. Andiamo a mangiare la cotoletta. Rieccoci cari amici, siamo pieni come delle barche, come abbiamo mangiato una cotoletta grande così. Allora stiamo andando all'Atomic Pro Center, che è praticamente dove costruiscono. È praticamente il centro dove vengono fatti gli scarponi. How can we say that? What is the Pro Center? It's the center where the pros go. Ok, è il centro dove vanno i pro. Quindi questi sono i miei vecchi scarponi. Questo è lo scafo degli scarponi nuovi che farò. Adesso entriamo e facciamo praticamente la customizzazione completa degli scarponi. E vabbè, adesso vi facciamo vedere tutto il procedimento. Comunque è una figata. C'è tutta la storia di vincite e di sci Atomic, partendo dal 55. Quindi questi sono i primi sci Atomic. Di storia, 2 coppe in una sala. La customizzazione degli scarponi parte dalla misurazione dei piedi. Tra l'altro ho scoperto di avere un piede mezzo numero più grande dell'altro, quindi forse questo spiega perché mi fa sempre più male un piede dell'altro quando ho gli scarponi nuovi. Comunque, entriamo un pochino nello specifico. Qui stiamo decidendo che tipo di scarpetta usare. Ci sono scarpette con schiuma di iniezione che prendono la forma esatta del piede, scarpette normali che scaldandosi si modellano sul piede, scarpette mimic, scarpette morbide, scarpette dure, scarpette spesse, scarpette fini. Insomma, 1000 miliardi di alternative, e voi vi chiederete: a cosa servono delle scarpette speciali? Servono per far sì che lo scarpone si adatti al meglio alla forma del piede, che sia per un infortunio, per delle particolarità del piede o semplicemente per avere un feeling migliore. Più lo scarpone si adatta al piede e più è semplice capire le vibrazioni che lo sci sta subendo, e più feeling dello scarpone uguale sciata migliore, quasi sempre. Questo perché più noi sentiamo quello che succede sotto i nostri piedi, meglio riusciamo a reagire. You want foam liners or no? I say yes. Okay. Yeah. You want to make a foam liner? I don't know. It doesn't necessarily have to be a foam liner, but all based if on we your have the preference. chance If you have the to chance. have strings on them, Oh, you on want the liners. Oh, he wants the. Why would you like a foam liner? Warum? Because so I have this ankle, Too much place in this boot, huh? yeah, on the ankles especially, Uh-huh. and like this ankle is very weak Yeah. because I broke it. We can try to make this Let's- inboot, because this inboot is really good. Yeah, let's This try. is like a foam liner. Abbiamo deciso di utilizzare le scarpette Mimic di Atomic, Mimic World Cup. Queste scarpette simulano il feeling della scarpetta a iniezione, quindi a livello di rigidità, ma evitando gli sbattimenti, diciamo, di farle. Ci vogliono tipo 2 ore e i primi giorni che le indossi fanno un male allucinante, quindi queste dovrebbero simularle, però evitando questi piccoli inceppi. This part Yeah. flexing, this part after a bit it starts hurting. When you go in Yeah. Allora, praticamente questa scarpetta è una nuova scarpetta che stanno sviluppando, e quindi contiene un materiale che si adatta perfettamente alla forma del piede. Adesso questa verrà messa in un forno, entrambe vengono messe in un forno a scaldare. Il materiale si ammorbidisce e prende, poi io metto i piedi dentro gli scarponi e li tengo strettissimi per un po' di tempo, in modo che il materiale prenda esattamente la mia forma.
Scelte le scarpette più adatte, si passa a capire quali zone del piede richiedono più supporto, così da inserire dei piccoli pezzi di gomma e degli spessori per creare più o meno spazio in base al bisogno, per far sì che lo scarpone si adatti al piede alla perfezione. Mi ha appena messo qui uno spessore per far sì che lo scarpone dia più supporto in questa zona qua, che è dove mi fa male normalmente quando scio. Nice and warm. Very warm, yeah. Now they must be like an un po' di shock termico alla plastica. Adesso lo diciamo, la scena in cui te lo metti. Quindi? Quindi adesso gli facciamo un po' di shock termico agli scarponi. Li hanno scaldati, messi, sistemati a misura. Adesso freddo per raffreddare la plastica e far sì che si stabilizzi in questa forma. Questa Mimic World Cup Liner, che quindi sarebbe la scarpetta, è una scarpetta che è uscita da poco tempo ed è un nuovo test con questo materiale che va a modellarsi perfettamente sulla forma del piede, quindi dopo vedrete che avrà preso anche addirittura la forma di alcune vene della gamba, da quanto è precisa. Ciao bella. Ciao. Qui è sempre un po' come essere a casa, tutti gentili, tutti super disponibili. Vedere sempre tutta questa disponibilità da parte loro è veramente bello, perché il ragazzo che ha fatto gli scarponi si vede proprio che gli piace il suo lavoro, gli piace vedere un prodotto che esce bene, e l'unico suo interesse in quel momento era che lo scarpone fosse il miglior scarpone possibile per me. Ed è bello vedere così tanta passione, vedere così tanta voglia di fare le cose fatte bene. Io direi che da Atomic in Austria è tutto. Adesso io e Fra ce la torniamo a casa, ci facciamo queste 6 ore di macchina. C'è un pezzettino di autostrada senza limiti di velocità. Ottimo, grazie per aver guardato. Ciao!